Ok, allora io mi chiamo Marta Naselli, ho 26 anni, ho studiato come psicologa dello sport e ho fatto per diversi anni prima l'allenatrice di canottaggio e poi l'istruttrice di una disciplina di acrobatica aerea qua a Palermo. Il decision making l'abbiamo analizzato e l'abbiamo studiato in maniera abbastanza ampia, relazionandoci con la capacità delle persone di prendere decisioni in un momento in cui hanno la necessità di farlo, quindi attraverso esercizi, attraverso cose, e l'abbiamo visto anche con i ragazzi durante il corso dei nostri allenamenti, nei circuiti, in questo genere di attività in cui dovevano appunto scegliere quali esercizi fare prima in base a come si sentivano, l'allenamento del giorno e questo genere di cose. Allora, lo scopo principale è quello che le persone, comunque indipendentemente dall'età, imparino ad affinare le loro abilità di prendere decisioni e di farlo ovviamente nel corso del tempo con un bisogno minore di tempo e di risorse da spendere all'interno dell'attività. Quindi l'obiettivo è quello di variare gli esercizi per potergli permettere di affinare piano piano il loro decision making, quindi la loro presa di decisione. Durante la progettazione ovviamente è necessario tenere conto di eventuali difficoltà fisico-mentali che possono avere le persone a cui ci stiamo riferendo, il gruppo con cui stiamo lavorando, e vedere se il lavoro deve essere mirato a un determinato ambito, a un determinato ambiente, quindi personalizzarlo per quelli che sono le proprie esigenze e i propri scopi. Allora, intanto come prima cosa ovviamente si devono valutare le necessità e le caratteristiche di quello che deve essere il nostro percorso per come l'abbiamo strutturato durante questa formazione. Dobbiamo capire se, appunto, come abbiamo detto prima, il gruppo ha necessità particolari o difficoltà particolari in un determinato ambito, e quindi ovviamente dobbiamo adattare gli esercizi che andremo a prendere per massimizzarne l'efficacia, facendo finta che niente di tutto, che non ci siano particolari difficoltà o particolari problemi sotto nessun punto di vista. La prima cosa che si deve fare è andare a selezionare un'ampia gamma di esercizi e collocarli in uno spazio aperto e molto ampio, in modo tale che i partecipanti dell'esercizio abbiano spazio per muoversi e possano poter prendere appunto le decisioni con la più ampia libertà di movimento. Una volta che si sono selezionati gli esercizi, bisogna collocarli all'interno di questo spazio in modo che possano prendersi i loro spazi senza che ci siano sovrapposizioni tra un esercizio e l'altro, per evitare di creare confusione nel momento in cui si deve andare a realizzare il progetto. A questo punto bisogna, tra virgolette, banalmente spiegare gli esercizi, diciamo il massimo per evitare di influenzare i partecipanti sarebbe mettere magari un foglio, una targhetta accanto a ogni esercizio, in modo tale che possano sapere che cosa fa senza bisogno di qualcuno che glielo spiega o glielo fa vedere, perché questo potrebbe influenzarli nel scegliere, tra virgolette, il percorso che devono applicare, mentre invece o magari si sperimentano prima o sono esercizi che già conoscono e quindi non hanno bisogno di particolari spiegazioni specifiche. Lasciarli liberi e esplorare lo spazio gli permetterà di avere maggiore libertà di scelta e quindi di conseguenza maggiore necessità di scegliere in quale ordine svolgere gli esercizi. Allora, quello a cui deve stare sicuramente attento durante il corso dell'attività è la reazione dei partecipanti intanto al primo impatto con l'esercizio, con il percorso, come reagiscono di fronte alla completa libertà di scelta, e vedere se magari già hanno difficoltà in questo a ordinare, tra virgolette, le caselle, gli esercizi che devono eseguire. Poi piano piano, una volta che inizia, diciamo, il gioco, l'obiettivo è vedere se hanno capacità di adattamento, quindi se magari si rendono conto che l'esercizio fosse più complicato, fosse
più semplice e quindi vogliono cambiare l'ordine, se hanno la capacità di adattarsi di fronte a quello che si trovano davanti, oppure se continuano a seguire il percorso che si sono immaginati all'inizio dritti senza spostarsi di un millimetro, indipendentemente da quello che gli si può parare davanti. È un modo in cui si possono aiutare i partecipanti in un eventuale momento di blocco durante l'esercizio è banalmente rifocalizzarli su quello che è il loro compito, quindi cosa vuoi fare in questo momento, quale esercizio hai scelto, riportarli, diciamo, all'obiettivo dell'esercizio, che è quello di scegliere il percorso ottimale per loro col minor dispendio di energie possibile. Ok, allora, intanto il follow up e il debriefing innanzitutto, quindi a fine della sessione, dovrebbe essere abbastanza semplice, dovrebbe essere un dialogo con i partecipanti per capire dove, se ci sono state difficoltà nell'esecuzione, cosa hanno appunto manifestato, come si sono sentiti, e iniziare già da lì a modulare gli esercizi per i successivi follow up per capire se hanno magari bisogno per esempio di alcuni esercizi più tra virgolette mentali, oppure altri esercizi più impegnativi dal punto di vista fisico, per modulare in base a quelle che sono state le loro necessità e il loro sentire durante il corso dell'esercizio. Quello che è importante per i partecipanti è imparare a valutare in fretta una situazione che si può presentare davanti, così in un percorso e così nella vita, e analizzare in fretta quali sono i dati che hanno davanti, quindi l'esercizio A, B, C, eccetera, eccetera, e capire in base alle loro capacità, alle loro abilità, la loro condizione fisica e mentale in quel momento, qual è il percorso migliore da intraprendere e qual è il percorso più pulito, tra virgolette, da intraprendere. I benefici che si dovrebbero avere dall'esecuzione di questa cosa è piano piano nel corso del tempo sentire la velocizzazione di questi processi, quindi avere una migliore analisi dei dati che si hanno davanti e una migliore velocità nella presa delle decisioni nel momento in cui si ha un, tra virgolette, problema davanti che si deve affrontare.